Oggi della serie case milionarie, case di lusso, ho scelto un quartiere molto noto a Roma. Coppedè è uno dei quartieri più esclusivi di Roma che oggi vi mostrerò, e ho cercato le case in vendita in questa zona proprio per fare un confronto di prezzi, di qualità della vita e della zona, perché questo quartiere in particolare è estremamente sicuro. Ci sono tantissimi comandi di polizia, dei carabinieri, in più c'è una grossa copertura delle forze dell'ordine, perché ci abitano anche personaggi illustri. Detto questo, se vi interessano le case di lusso e fate mutuo rimanete, se no comprate una bella roulotte e andate a dormire davanti alla spiaggia. Qua nella parte più estrema del Coppedè, sempre su via Tagliamento, all'incrocio, qui c'è via Adige, qui c'è il primo appartamento, quello meno costoso in proporzione a case milionarie, quello che costa un pelo più del 1.000.000 di euro. E voi direte, ammazza che fortuna! In realtà è anche quello, secondo me, meno bello, perché è questa palazzina qui del 1930, ovviamente attaccata a un palazzo moderno, come potete vedere lì, attaccata a un palazzo classico del Coppedè con tutti i fregi, con i bassorilievi, i vecchi balconi eccetera, che però si trova in un'area secondo me un po' troppo degradata per essere una zona in, buche, scritte sui muri, tubi che perdono. E poi la cosa più grave di tutte, i secchi dell'immondizia davanti all'area che puzzano. Raga, questi puzzano da morire. Non so se c'è qualche ristorante, qualche zozzone che butta roba qui dentro, però c'è una puzza non da poco. E qua potete avere un intero piano di questo piccolo palazzetto del 1930 alla modica cifra di 1.090.000 euro. Magari in fase trattativa ve leveranno i 90.000 euro, però ci avete, oltre all'intero piano dei 140 metri quadri con 3 camere da letto, 3 bagni, un totale di 6 stanze e tutta una serie di facilitazioni, anche una piccola porzione della terrazza condominiale che è solo vostra. Ovvio, non è tanto alta, non affaccia su quasi nulla se non un giardino sotto, però ce l'avete. Ovviamente non avete il garage incluso, però qua di parcheggio sembra che ci sia. La cosa brutta è che guardate i marciapiedi come sono mal tenuti, guardate sto palazzo pure, che dovrebbe essere un palazzo signorile, che è tutto sgraffignato e qualcuno porta i cani a fare i loro bisogni pure qua. Ovviamente questo ve lo portate a casa nell'ipotetica idea di fare un mutuo al 100% con 7.700 euro al mese. Ovvio che i mutui io ve li dico così per ridere, non è che fate un mutuo al 100% del 1.090.000 euro, ovvio che 7.700 euro non è una barzelletta per una famiglia normale. Perciò fatemi sapere che cosa ne pensate della prima casa, che costa 1 milioncino, tondo tondo, soldo più soldo meno, anche se è una vecchia struttura, anche se c'ha i suoi limiti, portone piccolino, tutta una serie di cose, palazzo attaccato, però siamo sempre in un quartiere di quelli, chiamiamoli esclusivi, e parliamo comunque di un intero piano tutto dedicato a voi. Qua da Piazza Mincio abbiamo un altro appartamento, questo molto esclusivo perché sta proprio nella Piazza Liberty per eccellenza, che rappresenta il quartiere Coppedè, in un palazzo veramente notevole. E qui al terzo piano del palazzo noi abbiamo un signor appartamento di 270 metri quadri composto da 5 camere da letto, 3 bagni, 3 stanze aggiuntive, tutta una serie di servizi. Nonostante un edificio del 1930 c'è anche l'ascensore, perciò non vi dovrete ammazzare de scale, ovviamente il minimo della comodità, per una cifra che secondo me potrebbe essere un po' troppo alta per la metratura. Parliamo di 2.800.000 euro. Qui all'interno giustamente zona esclusiva, piazza esclusiva, vista su palazzi tutti uno più bello dell'altro. Che volete di più? Come dico sempre, se ve lo volete comprare col mutuo, supponendo sempre un mutuo fantasioso a 20 anni al 100%, con 19.000 euro al mese in 20 anni ve lo ripagate tutto. C'è da notare che questo è uno stabile con portiere, purtroppo non viene riportato il prezzo del condominio. Io qui credo che il condominio sia abbastanza alto, probabilmente al pari dell'affitto di un appartamento in periferia, se non di più. E quello che potete notare è proprio i dettagli del palazzo stesso, con ampi scalini in marmo, finiture ovunque, mosaici, di tutto e di più. Ovviamente zona videosorvegliata, perché questa è una zona dove si rischia spesso che la gente venga qua, bivacchi, si metta. E poi questo è
anche meta per i turisti. Tantissimi turisti vengono in questo quartiere che purtroppo ha la pecca di non avere una stazione metropolitana vicina. Tra le particolarità del quartiere Coppedè, fatto da Gino Coppedè, stile Liberty, è che è anche il più cinegenico di Roma, ma d'Italia. C'è un luogo dove è possibile girare film sia moderni sia un po' più vecchi, perché ovviamente tutta la parte si presta per film moderni, per film più vecchi, perché in realtà questo stile è buono sia per l'attuale, perché comunque ci trovi macchine e tutto quanto, sia per vecchi film. Infatti tante volte quando hanno girato vecchi film hanno chiuso anche la zona, hanno tolto tutte le macchine, hanno messo macchine più vecchie, e qui ci hanno girato pure Gucci. Qua in via degli Appennini, un pochettino fuori mano rispetto al Coppedè, ci incrociamo Corso Trieste, Liceo Giulio Cesare, una piazza carina di qua, abbiamo una villa unifamiliare appena ristrutturata. Sicuramente qualcosa ancora la stanno facendo, vedete c'è pure il box esterno, avete la parte seminterrata, la parte sopra con il comignolo e tutto quanto. Qua con 4.200.000 euro ve la portate a casa. La parte più interessante, come dicevo, è che è una villetta unifamiliare. Secondo me la posizione poteva essere migliore, perché qui c'è un casino durante la settimana tra scuola, uffici, comunque siamo abbastanza vicini in città. Poi c'è della sfiga dei secchi dell'immondizia davanti, messi un po' così alla bene e meglio. Parcheggio c'è, però è una via un po' piccolina. Secondo me è un buon prezzo, 4 milioni e 2 per chi se lo può permettere, però è anche vero che è molto antica, anche se ristrutturata, e sicuramente con 600 metri quadri ci andate un po' strettini se siete quei ricconi. Poi anche se è di vecchia concezione come villa, è stato anche ricavato un ingresso per l'auto, probabilmente forse prima non c'era, questo sembra nuovo, appena rifatto. Sempre nell'ipotesi che voleste finanziare, fare un mutuo per comprarla tutta al 100% in 20 anni, con 28.000 euro al mese ve la comprate. Poi se volete una villetta tutta vostra, qua in via Clitunno, lì c'è il Giulio Cesare, Corso Trieste, lì c'è tutta la parte del Coppedè, e se continuate avanti c'è via Tagliamento. Questa viene chiamata la via delle ambasciate, perché ci sono tante ambasciate, sono tutte piccole palazzine, tutte piccole villette, tutta vostra. E qui avete 600 metri quadri di casa, di villa, più un giardino da 550 metri quadri, tutto vostro, tutto ristrutturato da poco, perciò siete pure fortunati che è stata appena ristrutturata. Ed è molto particolare perché è vero che siete in una zona abbastanza centrale, perché con Corso Trieste in 5 secondi state a Porta Pia, pieno centro, e state pure in una zona comunque esclusiva, ma la spesa qua è abbastanza importante, parliamo di 5 milioni di euro. Perciò 5 milioni di euro per una villetta tutta vostra in una zona comunque esclusiva, poi controllata. Oggi non c'è nessuno perché è un giorno festivo, però in genere qui c'è un casino. Avendo il vostro bel cancello, il vostro bel giardino, il vostro bel parcheggio, secondo me non ve ne dovreste preoccupare più di tanto. Quanto vi verrebbe a costare se voleste fare un mutuo al 100% per comprare tutta la struttura? Con 32.500 euro al mese ve lo comprate in 20 anni, che non è manco tanto tempo, e il grande vantaggio è che non avete spese condominiali, perché è tutto vostro. Va da sé che però vi dovete pagare tutto, potatura, cose, cacchi e mazzi, che sicuramente non costeranno poco. Poi se volete prendere pure un custode, uno che vi fa manutenzione e tutto quanto, è uno stipendio. Ma tanto quando avete speso 5 milioni di euro per comprarvelo, non credo che un custode o fa la manutenzione sia il problema più grosso. Sicuramente ci avrete signore macchine che vi permetteranno tranquillamente di mantenere tutto. Proprio accanto a un appartamento che abbiamo presentato sempre qui sulla piazza c'è una porzione ancora più importante, ancora più costosa, che è qui all'interno di questo palazzo, una porzione da 1000 metri quadri, perciò una quantità di stanze enorme, uno spazio enorme del palazzo, in vendita alla modica cifra di 6.800.000 euro. Ovviamente con questa cifra avete sempre tutto esclusivo, perciò avrete uno spazio tutto vostro, garage, piano e tutto quello che volete. Certo è una cifra veramente importante, è pure una zona veramente importante, come potete vedere. Per quando state qua, vi affacciate, giratevi in quartiere sicuramente tranquillo. I mezzi pubblici secondo me lasciano un po' a desiderare, ma quando c'hai 6 milioni e 8 che fai? Via Metropolitana,
minimo c'è l'aeroplano. Questa è una zona dove ci sono anche tanti uffici, tanti enti, perciò il parcheggio è un qualcosa che è difficile. Voi intanto siete inclusi comunque 2 parcheggi vostri, coperti, e poi sotto casa nessuno vi parcheggerà la macchina davanti casa perché vanno messo robusti pali con robuste catene che però, come vedete laggiù in fondo, qualcuno ha sdraiato. Questa diventa una piazzola di sosta privata. L'unico neo, secondo me, visto che lo spende 1,8 milioni, portoncino, un pochettino anonimo, un po' piccolo. Se devo entrare, magari, sai, essendo ricco, mi compro un pianoforte a coda, diventa un po' un casino. Se vi è piaciuto anche questo episodio di case milionarie, case dei ricchi, case di lusso, fatemelo sapere con un commento e fatemi sapere quale altra zona volete che io faccia. In particolare, tanti hanno proposto anche le case più economiche. Se vi interessa, faremo anche le case più economiche, quelle che vi potete permettere dentro Roma o comunque a ridosso di Roma. Mo vediamo quello che si riesce a trovare. Questo sarà più difficile delle case da ricchi. Scrivetemi tutto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! The ghost, it stays to chase her.